Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi volevo parlare con voi di come si misurano un paio di parametri degli altoparlanti e più precisamente misurare l'impedenza di un altoparlante e eventualmente la frequenza di risonanza di un altoparlante, che potrebbe essere per esempio un woofer. Non vi sto parlando dei parametri di TL Small, che sono più complicati e ci sono dei siti che le spiegano meglio che di me, e infatti in descrizione vi metterò il link a un sito che è molto interessante, ha molti articoli sugli altoparlanti e ovviamente le spiega sicuramente in maniera più approfondita di quella che posso fare io. Quello che vi voglio spiegare io oggi è solamente con un multimetro, un generatore di frequenza, un piccolo amplificatore e una resistenza, come possiamo andare a vedere, diciamo, impedenza e frequenza di risonanza. Pertanto continuate a vedere questo video e vedete anche questa volta quello che combino per voi. Sul banco di lavoro, occupato diciamo anche purtroppo da altro materiale, ci sono questi tre altoparlanti. Questo è un altoparlante che è stato smontato da un furgone, un Ducato mi sembra, un altoparlante di impedenza nominale circa 4 ohm. Questo è un altoparlante smontato da una cassa della Karma, non so l'impedenza, e questo qui invece è un altoparlante diciamo un pochino più blasonato, è un GBL smontato da casse GBL. Questo è 8 ohm di impedenza nominale. È stato riconato diverse volte, sicché magari ci sta che qualcosa sia cambiato. Comunque teoricamente questo è un altoparlante da 8 ohm, questo è un altoparlante da 4 ohm e questo è un altoparlante diciamo incognito. Ora, l'impedenza di un altoparlante siccome varia al variare della frequenza, va misurata a una frequenza diciamo particolare, cioè è stato stabilito che va misurato l'impedenza di un altoparlante a 1000 Hz. Questo perché ognuno, se ogni produttore di altoparlanti misura l'impedenza a una frequenza diversa, non avremo mai un riscontro preciso, sicché per misurare diciamo l'impedenza di un altoparlante bisogna usare un generatore e misurarla a 1000 Hz. Perché? Ora mi avvicino piano piano con la telecamera. Allora c'è qualche riflesso, ma comunque dovremmo riuscire a vedere l'indicazione ohmica. Se io vado a misurare con un multimetro un altoparlante, quello che andrò a vedere sarà solamente diciamo non l'impedenza ma la resistenza ohmica dell'avvolgimento. In questo caso segna circa 3,5-3,6 ohm e vabbè, dice l'altoparlante dovrebbe essere da 4 ohm e ci siamo anche andati vicini. Uno può dire ma il valore più prossimo sono 4 ohm e l'altoparlante da 4 ohm. Vedremo dopo magari con il ponte che il fatto che questo altoparlante da 4 ohm abbia un'impedenza vicina alla resistenza dell'altoparlante stesso non è poi alla fine un bene. Se noi andiamo a misurare quest'altro altoparlante possiamo vedere che misura circa 7,35 ohm. Ovviamente, come ripeto, sono solamente misure ohmiche di resistenza della bobina, non la misura dell'impedenza, anche se possiamo magari dire ma questo qui avrà un'impedenza da 8 ohm, è quella più vicina. Vediamo questo altoparlante della GBL che diciamo dovrebbe avere circa un'impedenza di 8 ohm e questo qui, come vedete, misura 5,60. Allora, come possiamo fare per andare a vedere l'impedenza vera di un altoparlante alla frequenza dei 1000 Hz o ad altre frequenze? Allora, se abbiamo un ponte RCL, possiamo andare a vedere con il ponte RCL che ci dirà la misura, diciamo, esatta, e è quello che faremo ora e poi vi spiegherò ovviamente come farlo con l'altro metodo. E adesso concedetemi qualche secondo da dedicare a PCBWay,
che è da sempre il mio fornitore di fiducia per quanto riguarda i circuiti stampati che uso nei miei progetti che vedete nei miei video. Come potete vedere anche l'imballo è molto curato e nel caso che i circuiti stampati siano molti le dividono a pacchettini in maniera che uno apre un pacchettino alla volta. Si possono avere di tutte le forme e con le forature che uno necessita. Questo circuito stampato, come vedete, ha delle scanalature che si devono adattare al supporto e anche queste è possibile realizzarle. PCBWay è in grado anche di realizzarvi lavorazioni a CNC o lavorazioni con la stampante 3D. Io non ho la stampante 3D e quando ho bisogno di qualcosa lo faccio fare a loro. E è per questo che vi consiglio fortemente PCBWay. Allora, un ponte per andare a misurare l'impedenza di un altoparlante deve essere messo su Z, la funzione Z, perché è quella che va a misurare l'impedenza. Se andiamo a misurare la resistenza con un ponte, anche lui misurerà la resistenza. Poi qua ci sono altri parametri che dopo vediamo come ci possono dire anche la bontà di un altoparlante, perlomeno non del suono, ma in limiti elettrici, diciamo, come parametri elettrici, un tipo di altoparlante rispetto a un altro, come potrebbe essere migliore, lo possiamo già vedere col ponte. Ripeto, sto parlando non di sonorità dell'altoparlante, ma come parametri puramente elettrici. Il primo altoparlante che andiamo a misurare è questo qui, smontato, diciamo, da un furgone, che dovrebbe essere 4 ohm. Ecco, il valore che ci dà sono 4,6 ohm. Sentite anche questo rumore che si sente praticamente perché il ponte sta generando una frequenza a 1 kHz e è per quello che andrà a misurare l'impedenza giusta. Sicché io mi segno che questo altoparlante è 4,6 ohm. Lo stacco perché se no non si capisce niente. Mi segno che è 4,6 ohm. E vediamo un attimino un altro altoparlante. L'altro altoparlante che andiamo a misurare è il Karma smontato da una cassa acustica. E questo ci dà un'impedenza di 12,6 ohm circa, e ora lo stacco perché questo suono se no ce lo ritroviamo nel filmato. Anche qui segno i 12,6 ohm perché ci serviranno per confrontarli con la misura che prenderemo dopo con l'altro sistema che vi spiego. Questo è il GBL e vediamo che impedenza ci dà. Teoricamente dovrebbe essere vicino agli 8 ohm. L'impedenza di questo altoparlante è quasi 9,5 ohm e me lo vado a segnare. Ho staccato l'altoparlante, ora lo ricollego e vi faccio vedere che comunque l'impedenza che abbiamo misurato a 1 kHz cambia se io misuro a un'altra frequenza, e è quello che dopo faremo anche con il metodo che vi vado a esporre per vedere se, diciamo, siamo nel giusto. Allora, se è detto che qui abbiamo quasi 9,5 ohm con 1 kHz, se io aumento la frequenza, mettiamo che la porto a 4 kHz, come vedete l'altoparlante sale a 18 ohm. Facciamo una misura a 2 kHz per esempio. A 2 kHz l'altoparlante è salito da 9,5 ohm a circa 13,2 ohm. Ovviamente lo segno e poi confrontiamo il tutto. Vi volevo far vedere su questo altoparlante, poi prenderò le misure anche sull'altoparlante della GBL, qualche misura in maniera da capire magari anche semplicemente con il ponte come confrontare due altoparlanti per le misure elettriche. Ripeto per l'ennesima volta, non per la qualità di riproduzione sonora. Allora, qui con la X stiamo vedendo la reattanza. Vediamo un altro parametro. Qui abbiamo il fattore di perdita. Più questo numero è basso e migliore, diciamo, è in generale di tutti i componenti.
abbiamo il fattore di qualità, in questo caso più questo numero alto e migliore, diciamo, sarà il componente. Questo è il θ e praticamente è l'angolo fra tensione e corrente. Una misura positiva indica che c'è una componente induttiva, una misura negativa, se qui ci fosse un meno davanti, indica che la componente, diciamo, è capacitiva. Ovviamente questo è un altoparlante, abbiamo una componente induttiva. Vediamo con l'altoparlante della JBL. Qui già possiamo vedere che la reattanza è più alta e sicché è una cosa, diciamo, migliore. Abbiamo un fattore di perdita minore e anche in questo caso il componente è migliore ovviamente dell'altro. Un fattore di qualità più alto di quello di prima, anche in questo caso migliore è il componente, e abbiamo un θ di 28 rispetto a quello di prima e anche qui, diciamo, è migliore. Ora faccio una tabellina e la confrontiamo insieme. Ho fatto questa tabellina al volo anche per farvi vedere se con un ponte confrontiamo due altoparlanti, possiamo vedere fisicamente, elettricamente, se uno è migliore dell'altro. Allora, su A è l'altoparlante quello smontato dal furgone, quello più brutto. Questo qui, il B, è il JBL. Vabbè, a parte l'impedenza che uno è 4,6 e 9,4, nominale 4 e nominale 8. Però vediamo la componente induttiva di B, cioè del JBL, è più marcata e questo ovviamente è più resistivo, sicché una componente induttiva più marcata in un altoparlante chiaramente è buon segno, perché un altoparlante c'è una bobina, deve essere, diciamo, induttiva. Lo stesso il fattore di perdita. Questo ha un fattore di perdita più elevato, il primo altoparlante, questo ha un fattore di perdita più contenuto e sicché c'è meno energia sprecata. Sto sempre parlando elettricamente, ripeto, non come qualità del suono, poi magari questo si sentirà anche meglio, cosa che dubito perché questo è un JBL e questo è smontato da un Ducato, ma insomma, comunque. Poi abbiamo, diciamo, il fattore di qualità sempre nell'altro altoparlante, nel JBL è più alto e sicché ha una migliore, diciamo, efficienza. E la stessa cosa abbiamo il θ, che qui è molto più alto, ci indica un componente chiaramente che è più induttivo rispetto a questo. Questa è una componente più resistiva, infatti si era visto anche quando siamo andati a misurare la bobina che era il più simile come resistenza poi all'impedenza reale. E sicché anche qui, essendo un altoparlante, è bene che questo fattore sia così più alto e ci indica che comunque l'altoparlante è migliore, sicché anche se non sapevamo che tipo di altoparlante era, qui il B risultava che come parametri fisici, diciamo, era migliore e infatti era un JBL. Per misurare l'impedenza di un altoparlante possiamo usare questo semplice schema e l'uso di uno o due voltmetri. Va usato un generatore che genererà la frequenza, diciamo, a 1000 Hz, perché noi ci servono 1000 Hz per misurare l'impedenza dell'altoparlante. Useremo un amplificatore che amplifica il segnale del generatore. Si potrebbe usare solo il generatore, ma è meglio, diciamo, usare anche un amplificatore. Nel mio caso userò due voltmetri, uno messo prima di questa resistenza e uno messo direttamente ai capi dell'altoparlante. Poi con una formula matematica ricaveremo l'impedenza dell'altoparlante. La resistenza che uso io è da 100 ohm, ma può essere anche di un valore, diciamo, prossimo, basta poi ricalcolarla nella formula. Sicché, ricapitolando, generatore, amplificatore, in questo caso se uno li ha usa 2 voltmetri, così può ovviamente tenere tutto sotto controllo, di cui uno è a capi dell'uscita dell'amplificatore e uno è a capi dell'altoparlante. Questo è l'altoparlante e vi farò vedere la formula per misurare
l'impedenza dell'altoparlante usando questi componenti che abbiamo tutti in casa. La formula per misurare un'impedenza, diciamo, di un altoparlante è questa qui. Z, che è l'impedenza, è uguale a VA per R diviso VG meno VA, dove Z ovviamente è l'impedenza dell'altoparlante, R è il valore in ohm che abbiamo messo della resistenza che avevo fatto vedere in serie all'altoparlante, in questo caso avevo detto è 99,2, se ne avete una da 100, da 80 ci mettete ovviamente qui al posto di questa R il valore che avete, e poi VA è la tensione rilevata ai capi dell'altoparlante, V altoparlante vorrebbe dire, che è questa, e VG è la tensione rilevata ai capi del generatore o dell'amplificatore, come nel nostro caso. Sicché andiamo a fare le misure, poi metteremo i dati qui e ci darà il risultato. Ho fatto questa tabellina di Excel, che così non devo stare a fare i conteggi con la calcolatrice tutte le volte. Allora, questa è l'uscita del generatore impostato a 1000 Hz, la mettiamo su un ingresso dell'amplificatore in questo caso. Poi all'uscita ho messo direttamente la resistenza che avete visto che va fra l'altoparlante e l'amplificatore. All'uscita ci collegheremo il cavettino che va all'altoparlante, la massa del voltmetro, del primo voltmetro, la mettiamo alla massa ovviamente, e quest'altro cavettino lo mettiamo prima, ve lo faccio vedere perché ora è coperto, lo mettiamo subito all'uscita dell'amplificatore, che un voltmetro misurerà l'uscita dell'amplificatore, i volt che ci sono, e poi l'altro voltmetro lo collegheremo all'uscita di questi due cavetti qui direttamente sull'altoparlante. Il primo altoparlante che andiamo a misurare è questo qui brutto, ci colleghiamo l'uscita dell'amplificatore e ci colleghiamo l'altro voltmetro che andrà a misurare appunto quello che ci troviamo ai capi dell'altoparlante. Stiamo misurando l'impedenza, gli altoparlanti li rivolgiamo verso l'alto, che è meglio perché se le mettiamo a faccia in giù praticamente tappiamo il cono e non va bene. E poi prepariamoci per la misura. Ora accendo l'amplificatore e sentirete anche ovviamente il suono dei 1000 Hz che sarà fastidioso, sicché parlerò e poi smetto di parlare col suono che poi lo abbasso perché sennò è fastidioso quando si vede il video, e qua andremo a leggere una tensione in base al vostro voltmetro di qualche centinaio di millivolt, perché se no diciamo la misura ci viene male, nel senso ci torna male leggerlo, sicché diciamo da 100 millivolt in su. Vediamo un attimino. Ecco, lasciamo così, mettiamo che siano 300 millivolt. Sono 302 millivolt. All'uscita, diciamo, dell'amplificatore ci sono invece 6,76 volt. Allora, mettiamo i dati, diciamo, nella nostra tabella, che è un conto ovviamente che questo si può fare anche a mano. Comunque vi potete riportare la tabella su un foglio d'Excel. Allora, si era detto la nostra resistenza era 99,2 ohm. Ai capi degli altoparlanti abbiamo trovato 0,3 volt circa, sicché qui dobbiamo mettere 0,3002 per essere più precisi che sia possibile, mentre ai capi dell'uscita dell'amplificatore, prima della resistenza, abbiamo trovato 6,76 volt. Se ora premiamo l'invio, ci viene fuori che l'altoparlante a 1000 Hz ha un'impedenza di 4,61 ohm.
Se vi ricordate, l'impedenza che siamo andati a misurare con il ponte era 4,6 ohm, sicché come vedete il conto, come si dice, torna. Ora andiamo a misurare un altro altoparlante. L'altro altoparlante che andiamo a misurare è questo Karma di smontaggio. Ho ricollegato sia i fili, che sono questi, che vengono da dopo la resistenza dall'amplificatore, e questi sono i fili del voltmetro o del multimetro, ovviamente come volete voi, quello come lo volete chiamare. Questo però è un multimetro che è usato come voltmetro. Alzo, misuriamo 0,331 volt. Se vedete il multimetro indica anche i famosi 1000 Hz. Guardiamo i volt in ingresso, sono 2,85 volt. Abbassiamo perché sennò si sente veramente un rumore fastidioso. Andiamo a rimettere i dati nella nostra tabella. 0,331, 2,85. Premiamo Enter e ci viene fuori 13,04. E diciamo l'impedenzimetro aveva misurato 12,6 ohm, sicché siamo comunque andati con la misura molto ma molto vicini. Ovviamente questa piccola differenza che c'è, che è veramente di 0,4 ohm, può essere determinata da tante cose, anche dal tipo di segnale, dalla grandezza del segnale che il ponte va a pilotare nell'altoparlante, perché ovviamente avrà un segnale molto più basso del nostro amplificatore. Comunque, come vedete, ci avviciniamo parecchio a, diciamo, l'impedenza che ha misurato il ponte, e sicché c'è 0,4 ohm, sicché sono anche trascurabili. Allora, misuriamo ora l'altoparlante della JBL, è collegato ovviamente come gli altri, voltmetro inquadrato. Ci fermiamo un attimino prima, questa volta come segnale, invece di andare intorno a 0,3 volt, fermiamoci magari intorno a 0,2 volt, non è che cambi niente nella misura, ma per ai capi dell'altoparlante 0,20, 0,206, poco più di 200 millivolt. All'uscita dell'amplificatore o del generatore, se vogliamo usare solo il generatore, ci sono 2,28 volt. Rimettiamo i nostri dati. Lo so che è un po' noioso, ma si fa per farvi vedere un pochino le cose, perché sennò con una misura sola magari non si capisce. Anche qui abbiamo 9,85 ohm. Se vi ricordavate, con il ponte dava circa 9,5 ohm, sicché anche qui siamo piuttosto vicini. Possiamo fare ora la misura a 3 kHz e andiamo a vedere se dà il risultato di circa 13,2 ohm che dava con il ponte. Altoparlante sempre collegato, inquadro il voltmetro, alzo, sentirete una nota un pochino più acuta, vedete che sono 2 kHz, ci mettiamo intorno 0,242, 0,241, sono 1,96 volt, 1,96,8, e andiamo a riprendere le nostre misure. 0,241, 1,96, e come vedete siamo molto vicini a quello che avevamo misurato prima. Ovviamente, tra parentesi, in base a come è messo l'altoparlante, a cosa c'ha intorno, un pochino varia l'impedenza, perché varia anche quello, diciamo, che si riflette nell'altoparlante. Ora vi faccio vedere come prova del 9. Ho rimesso l'altoparlante in misura sotto il ponte e come vedete sono 9,75 ohm, e se sposto
e se si rinquadro le misure prese di prima da 9,85 ohm, diciamo come misura con il voltmetro, sicché come vedete gli scarti sono veramente minimi. Un altro sistema per misurare l'impedenza di un altoparlante è quello di collegare sempre l'amplificatore all'altoparlante tramite la resistenza, lo schema di prima, però e usiamo un potenziometro da 20 ohm. Se avete un potenziometro da 10 ohm meglio ancora, per impedenze fino a 8 ohm. Comunque colleghiamo semplicemente un voltmetro ai capi dell'altoparlante e ora lo inquadro. Poi accendiamo il nostro amplificatore, alziamo il volume fino a leggere, che ne so, diciamo più o meno 1 volt o anche meno, non ha importanza, se no diventa troppo alto il suono. Mettiamo di leggere una tensione qualsiasi sopra, diciamo, i 100 mV. In questo caso noi stiamo leggendo 234 mV. Senza toccare niente, stacchiamo l'altoparlante, prendiamo il nostro potenziometro, lo colleghiamo al posto dell'altoparlante, come se qui fosse l'altoparlante, e giriamo il potenziometro fino a leggere esattamente la stessa tensione che leggevamo prima. Prima avevamo 0,234, ora io giro il potenziometro, 233, 234, se riesco, è un po' difficile perché essendo a filo. Ecco, ora praticamente andiamo a misurare il nostro trimmer e la lettura che ci darà il trimmer sarà più o meno l'impedenza dell'altoparlante. Lo collego al ponte, ovviamente possiamo usare un ohmmetro normale, qui avevo a disposizione già il ponte impostato per i valori giusti. Se io vado a vedere sono circa 10 ohm e l'impedenza di questo altoparlante era 9,85 ohm, sicché come vedete ci siamo andati piuttosto vicini. Chiaramente se fosse un trimmer multigiri ma non ci sono della potenza adatta, avremo, diciamo, individuato ancora di più diciamo, l'impedenza giusta. Il video è finito e abbiamo visto insieme come misurare con facilità e precisione l'impedenza di un altoparlante, ma soprattutto come misurarlo nella maniera corretta. In un video futuro vedremo come misurare invece la frequenza di risonanza di un altoparlante, perciò continuate a seguire il canale chi gli interessa l'argomento. Ovviamente chi gli è piaciuto il video, se mette un mi piace mi fa piacere, chi non si è iscritto al canale e si iscrive mi fa piacere ancora di più, e noi, come vi dico sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!